Ciao, io sono Silvia e in questo tutorial ti mostrerò come realizzare il punto primula ad uncinetto, un punto perfetto per tutti i nostri progetti a pannello, di facilissima esecuzione e adatto anche per i principianti del mondo dell'uncinetto. Andiamo subito a vederne le caratteristiche tecniche e ti do ovviamente il benvenuto o il bentornato sul mio canale YouTube. È un punto che si basa su un multiplo di 3+2, eseguibile anche dai principianti perché si basa semplicemente sui punti base del lavoro ad uncinetto: maglia bassa, catenella, mezza maglia alta e maglia alta. È un punto reversibile, quindi uguale sia da una parte che dall'altra del nostro pannello, il che lo rende un punto ideale per le copertine e per tutti i nostri progetti a pannello dove abbiamo bisogno di avere la stessa lavorazione sia da una parte che dall'altra. È una lavorazione leggermente traforata ed eseguibile con qualsiasi tipologia di filato. Il punto primula si basa su un multiplo di 3+2, quindi quante catenelle dobbiamo andare ad avviare? Un numero di catenelle multiplo di 3 e poi dobbiamo aggiungere 2 catenelle in più. Nel mio caso io ho avviato 15 catenelle, che sono appunto multiplo di 3, e devo andare ad aggiungere 2 catenelle in più. Un piccolo trucco che io consiglio sempre, soprattutto per le principianti. Una volta che avete realizzato le vostre catenelle multiplo di 3, sull'ultima catenella lavorata, per non dimenticare qual è, potete mettere un marcapunti. In questo modo, così vi sarà più facile ricordarvi qual è l'ultima catenella del vostro multiplo di 3. Dopodiché si aggiungono le 2 catenelle in più. Come vi ho detto, io ho fatto 15 catenelle, ne ho aggiunte 2, quindi in tutto le mie catenelle iniziali sono 17. Possiamo iniziare con la nostra lavorazione, che è composta da un alternarsi di punti bassi, catenelle e maglie alte. Nella mia 15ª catenella, quella segnata col marcapunti, vado a lavorare un punto basso. Quindi, a prescindere dal numero di catenelle iniziali, saltate le 2 catenelle aggiuntive e nell'ultima catenella del vostro multiplo lavorate un punto basso. A seguire 2 catenelle e nello stesso punto in cui abbiamo realizzato la prima maglia bassa ne lavoriamo una seconda. In questo modo saltiamo poi 2 catenelle di base e nella terza ripetiamo la stessa sequenza. Lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto. Ripetiamo gli stessi passaggi, saltiamo 2 maglie di base, nella terza maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto. E otterremo questo risultato. Dobbiamo ripetere gli stessi passaggi fino alla fine del giro, realizzando una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto, saltiamo 2 maglie di base e ripetiamo. Se abbiamo lavorato correttamente, quando arriviamo alla fine del giro ci avanzano precise 2 catenelle. Nell'ultima catenella, che poi è la prima che abbiamo lavorato perché qui c'è il cappietto iniziale, andiamo ad eseguire una mezza maglia alta. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo e abbiamo 3 asole sul nostro uncinetto, 1, 2, 3. Ricarichiamo il filo e le andiamo a chiudere tutte insieme. In questo modo. E abbiamo così completato il nostro primo giro di lavorazione, uno dei 2 giri che dovremo poi ripetere per tutto il nostro pannello. Iniziamo il secondo giro facendo 3 catenelle. E voltiamo il lavoro.
Nel giro precedente abbiamo lavorato una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto. Abbiamo saltato 2 punti e ripetuto lo stesso passaggio. Lavorando una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa abbiamo realizzato dei piccoli archetti. Vi faccio vedere il primo andando ad allargarlo con il dito. 1, 2, 3 e così via. Ovviamente più catenelle iniziali avete fatto, più archetti vi ritroverete. All'interno dell'archetto, quindi tra le 2 maglie basse, passando sotto le catenelle, dobbiamo andare a lavorare dei ventagli composti da 3 punti alti. Carichiamo il filo sul nostro uncinetto, passiamo sotto le catenelle, prendiamo il filo, lo portiamo fuori e lavoriamo un punto alto. E abbiamo così lavorato la prima maglia alta. In ogni archetto dobbiamo eseguirne 3. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto e per altre 2 volte ripetiamo lo stesso passaggio. 1 e 2. Abbiamo così realizzato un ventaglio di 3 punti alti all'interno dell'archetto sottostante. Dobbiamo ripetere gli stessi passaggi per ogni archetto. Quindi senza fare nessuna maglia in più, carichiamo il filo sull'uncinetto e ripetiamo 3 punti alti nell'archetto successivo. Ripetiamo quindi questi passaggi di 3 maglie alte all'interno di ciascun archetto fino alla fine del giro. Ho lavorato le mie ultime 3 maglie alte nell'ultimo archetto disponibile. Come si conclude questo giro? Se vi ricordate, quando abbiamo iniziato il nostro progetto, abbiamo fatto 2 catenelle aggiuntive, 1 e 2. All'interno della seconda catenella, quella più in alto, questa qui, dobbiamo andare a lavorare una maglia alta singola. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nella mia seconda catenella e lavoro un punto alto. Abbiamo così completato il secondo giro di lavorazione. Come si procede per i prossimi giri? Andando a ripetere il primo e il secondo giro che abbiamo appena lavorato insieme. Facciamo quindi 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Che cosa abbiamo davanti a noi? Le 3 maglie alte che compongono il ventaglio sottostante. 1, 2 e 3. Sulla seconda maglia alta, quella centrale, dobbiamo ripetere i passaggi del primo giro. Quindi saltiamo la prima maglia alta, andiamo sulla seconda e vi lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto. Saltiamo una e 2 maglie di base e ci troviamo proprio sopra alla seconda maglia alta dell'altro ventaglio, dove andiamo a lavorare maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto. Senza dover per forza contare i punti, se siamo sicuri di aver lavorato nel modo corretto, dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa sopra ogni seconda maglia alta delle 3 maglie alte che compongono il ventaglio sottostante. Quindi lavoreremo qui, qui e qui, sopra ogni seconda maglia alta di ciascun ventaglio. Ripetiamo i passaggi che abbiamo appena eseguito fino ad arrivare alla fine del giro. Ed eccoci alla fine del giro. Se vi ricordate, quando abbiamo iniziato il secondo giro di lavorazione abbiamo fatto 3 catenelle. Nella terza catenella, quella più in alto, dobbiamo andare a lavorare una mezza maglia alta. Quindi carichiamo il filo, entriamo nella terza catenella, quella più in alto, e lavoriamo
la nostra mezza maglia alta. Dobbiamo ora ripetere i passaggi del secondo giro. Quindi facciamo le nostre 3 catenelle, voltiamo e andiamo a lavorare le nostre 3 maglie alte all'interno dell'archetto che abbiamo appena generato con l'ultimo giro di lavorazione. E andiamo poi a chiudere questo giro come sempre con una maglia alta sulla seconda catenella che abbiamo fatto all'avvio del giro precedente. E questo sarà il risultato. Andiamo a ripetere i passaggi del primo e del secondo giro così come ve li ho mostrati finché il nostro pannello non raggiunge la lunghezza che desideriamo. Ho lavorato ancora per qualche giro con i passaggi che vi ho mostrato, ripetendo sempre il primo e il secondo giro alternati, e questo sarà il risultato. Come potete vedere è un punto leggermente traforato, reversibile, quindi uguale sia da una parte che dall'altra, il che lo rende l'ideale per le copertine e per tutti quei progetti dove abbiamo bisogno di avere la stessa lavorazione su entrambe le facce del nostro pannello. Ed è una lavorazione di per sé molto semplice, adatta anche per i principianti perché si basa sui punti fondamentali dell'uncinetto. Spero che questo piccolo tutorial sia stato utile ed interessante. Se è così, fammelo sapere magari con un commento sotto il video o con un bel pollice in su. E ti ricordo che qui sul canale troverai un'intera playlist dedicata ai punti all'uncinetto. Se non vuoi perderti tutti i prossimi tutorial che ho in programma per te, ti invito a iscriverti al canale e a seguirmi anche sul mio profilo di Instagram, dove condivido tanti piccoli trucchi sul mondo dell'uncinetto e del fatto a mano. Non mi resta quindi che augurarti buona creatività e ti aspetto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.